In piazza Santissima Annunziata c'è un palazzo che fronteggia la Santissima Annunziata. È il palazzo che oggi si chiama Palazzo Budini Gattai. In realtà però il palazzo prima si chiamava Palazzo Grifoni ed è stato costruito nel 1549 da un certo Ugolino di Jacopo Grifoni. Ma oggi, in questa giornata piovosa, non siamo qui per raccontarvi. D'altra parte, tutto sommato, il fatto che sia una giornata così melanconica e piovosa si adatta bene alla leggenda che vi vogliamo raccontare. Infatti non parleremo oggi del palazzo, ma parleremo di una leggenda legata a una delle finestre di questo palazzo e, per l'esattezza, l'ultima finestra guardando il palazzo a destra del secondo piano. La leggenda narra che nel Cinquecento un giovane Grifoni andò in sposa a una ragazza, a una bellissima ragazza. Oltre a essere bella era anche estremamente dolce e i due si amavano teneramente, cosa che a quell'epoca era abbastanza rara perché comunque i matrimoni venivano combinati, ma si dà il caso che questi due giovani erano innamorati l'uno dell'altro. Sfortunatamente però, a pochissimo tempo dalle nozze, il giovane Grifoni fu richiamato alla guerra, perché scoppiò una guerra e lui doveva onorare il nome della famiglia Grifoni, non poteva esimersi dal partecipare, la sua dignità ovviamente di nobile lo costringeva in qualche modo a partecipare. Allora indossò l'armatura e si recò alla guerra. Quando partì, la giovane sposa appunto si affacciò a quella finestra che vi dicevo, cioè all'ultima finestra in alto a destra guardando il palazzo qui in piazza Santissima Annunziata, e lo vide partire sul suo cavallo e si mise da quel giorno a quella finestra costantemente ad aspettare che lui tornasse dalla guerra, da lei. Passarono i giorni, passarono i mesi, la guerra finì, ma lei rimaneva sempre lì a aspettare lui, che però non sarebbe mai tornato. Ma lei rimase ancora a quella finestra, invecchiò a quella finestra, rimase lì su una panca a cucire, a leggere, talvolta addirittura a mangiare, sperando di vederlo apparire qui alla fine della piazza. Ma questo non avvenne e lei poi morì. Bene, a quel punto, e questa già sarebbe una storia bellissima, perché una storia di un amore profondo, di un amore che non vede il tempo e non conosce confini, ma c'è una cosa molto strana legata a tutto questo. Infatti, quando lei morì, decisero di chiudere quella finestra che per anni e anni era rimasta aperta nella vana speranza della sposa, appunto, di rivedere tornare il suo amato. Quando però chiusero la finestra, nella casa successe di tutto e di più nella stanza. I mobili cominciarono a spostarsi, le porte a sbattere, le suppellettili che volavano a destra e a sinistra e addirittura si sentiva un vento gelido all'interno della stanza. Tutto questo cessò soltanto quando furono riaperte le persiane. Da quel giorno, perciò ormai da più di 500 anni probabilmente, quelle finestre non sono mai state chiuse, quelle persiane rimangono socchiuse e aperte, perché tutte le volte che si è tentato di chiuderle, qualcosa di veramente strano è successo in quella stanza. Probabilmente perché l'anima di quella fanciulla così sfortunata è ancora lì che aspetta il suo amato sposo.